Per riorganizzare e ottimizzare la rete diabetologica è indispensabile che tutti i professionisti collaborino insieme. Il ruolo strategico dell'Agenzia nel promuovere e sviluppare la rete diabetologica è quella di coordinare le attività che sono necessarie proprio per riorganizzarla e ottimizzarla. La partecipazione di una regione come la Regione Marche a una joint action europea ha due principali impatti positivi su tutta la regione. Il primo è quello di contribuire con l'esperienza e la sperimentazione sul campo alla stesura di linee guida, alla costruzione e sperimentazione di modelli organizzativi nuovi. Il secondo impatto è quello di portare in questa regione l'esperienza che deriva dal confronto con modelli e attività di altri paesi europei, le anticipazioni dei risultati della ricerca scientifica che nell'ambito di queste joint action viene applicata. Lo scopo è quello sempre di assicurare l'equità su tutto il territorio regionale, quindi a tutta la popolazione delle Marche, lo stesso accesso ai servizi sanitari e la stessa qualità di cure. L'azione congiunta Giacardi è un'iniziativa europea molto importante che vede riuniti 21 paesi europei nella lotta al diabete e alle patologie cardiovascolari. La Regione Marche ha un ruolo molto importante nell'ambito del progetto in quanto ha l'opportunità di co-coordinare l'area di lavoro che riguarda l'autogestione della patologia diabetica e delle patologie cardiovascolari. A livello di Regione Marche noi coordiniamo 5 interventi pilota sul territorio regionale che riguardano 5 differenti aree dell'assistenza all'interno della Regione Marche. Quello che abbiamo fatto è puntare su attività che vadano ad integrarsi con le attività quotidiane dei centri. Abbiamo il Comitato Regionale Diabetologico per sviluppare insieme ai diabetologi, insieme alle associazioni dei pazienti, insieme ai rappresentanti dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, le attività che svilupperemo sul territorio. Il diabete è sempre stata una di quelle frontiere dove la tecnologia ha trovato un ampio uso. Noi riusciamo a avere in tempo reale i dati all'interno della nostra cartella clinica digitalizzata e quindi intervenire sempre più prontamente, sempre in maniera più precisa. Abbiamo educato i pazienti a utilizzare sempre meglio questa tecnologia. Così come il fascicolo sanitario elettronico permetterà di esportare questi dati agli altri professionisti sanitari coinvolti nella cura del paziente. In questo Giacardi ci offre una grandissima possibilità perché, essendo stati premiati per 2 anni dalla comunità europea per questo modello di rete che noi avevamo implementato nella Regione Marche, ci verranno dati dei fondi per migliorarlo ulteriormente. Con Giacardi noi spingeremo questa conoscenza digitale e questa health literacy su tutto quello che è l'ambito sanitario. La prevalenza del diabete è aumentata e sta aumentando drasticamente. Questo rappresenta una minaccia sia per la salute dell'individuo ma anche mette a dura prova il servizio sanitario, compromettendo lo sviluppo sociale ed economico. Ciò comporta la necessità di mettere in atto interventi di prevenzione e modelli gestionali, organizzativi e sicuramente innovativi. La Joint Action Giacardi ha offerto un'ottima opportunità dell'implementazione di 2 studi pilota, uno riguardante le malattie cardiovascolari. L'IRC è anche il centro coordinatore di uno studio pilota multicentrico che vede coinvolti tutti i CAD della Regione Marche e che attraverso una formazione innovativa volta a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria e l'e-health literacy per promuovere una popolazione sana e informata capace di interagire in maniera consapevole e attiva col servizio sanitario e di prendere decisioni informate sul proprio stato di salute. Questo è un convegno che fa aprire gli occhi alla politica. L'associazione diventa un ruolo completo se collabora con il CAD, perché noi al CAD facciamo un front office. Noi abbiamo fatto il corso diabetico guida dove ti insegnano anche a dialogare a livello psicologico
col paziente. Ecco, le associazioni devono migliorare qui. Ogni città ha la sua responsabilità, la sua autonomia, però poi con la segreteria nostra di ATDM cerchiamo di mandare più comunicati possibili per come presentarsi nei CAD. Credo che sia la Regione Marche, voi addetti ai lavori dell'ARS, avete fatto un bellissimo avanzamento. Come associazione di tutela diabetici ci stiamo adoperando finché il tutto funzione pro paziente. La Regione ci sta dando ascolto, tant'è vero che è stato pure creato un tavolo tecnico laddove abbiamo molto spesso evidenziato quelle che sono effettivamente le carenze e le necessità per tutti. Sicuramente le difficoltà che incontra un diabetico sono quelle di riuscire a condurre una vita il più normale possibile e quindi riuscire a controllare la glicemia in tutti gli ambiti della vita. Questo si fa attraverso la conoscenza e la consapevolezza. Quindi noi come associazione quello che cerchiamo di fare è proprio di essere un ponte tra le istituzioni, i nostri medici e i pazienti. L'aderenza terapeutica è lo scoglio più grande, soprattutto per le persone che hanno il diabete da molto tempo. Io per prima mi sono ammalata che ero una bambina. Sicuramente le istituzioni ci devono aiutare in questo, perché molto della cura avviene nelle nostre case.